Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi prepariamo insieme la pizza romana in teglia. Una pizza sottile, ben condita e croccante. Io preparo insieme a voi due versioni, quella classica al pomodoro e quella con la mozzarella. Prima di andare in cucina vi ricordo come al solito di iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, di condividere le mie videoricette con i vostri amici e di cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Ed ora mettiamoci all'opera. Per realizzare il nostro impasto abbiamo bisogno di farina, la mia farina è una 0 con 12 grammi di proteine e una W pari a 230. Userò poi il lievito di birra fresco, sale e acqua a temperatura ambiente. Il nostro impasto è idratato al 65%. Comincio a versare l'acqua in ciotola. E aggiungo il lievito. Con un cucchiaio di legno lo faccio sciogliere. Ora aggiungiamo circa la metà della farina. E lavoriamo sempre così col cucchiaio di legno. Ora aggiungiamo il sale. E aggiungiamo tutto il resto della farina. Inizialmente lavoriamo così solo col cucchiaio di legno e in ciotola. Vedete che in meno di 2 minuti l'impasto si è già formato e noi non dobbiamo fare altro. Non abbiamo usato le mani fino a questo punto. Ora copriamo la nostra ciotola con della pellicola e lasciamo riposare il nostro impasto per 30 minuti. 30 minuti sono passati e vedete già la struttura dell'impasto come cambia con un breve riposo. Ora rovesciamo l'impasto sul piano di lavoro.
e andiamo a lavorarlo, ma veramente per pochissimi minuti. Io lo chiudo piegandolo così, poi lo giro e ricomincio. Non occorre maestria, quindi lavorare questo impasto è davvero alla portata di tutti. L'impasto è pronto, ora lo chiudiamo. Abbiamo lavorato per 3 minuti. Una volta chiuso così, l'impasto è pronto. Riprendo la ciotola dove abbiamo fatto l'impasto, ce lo metto all'interno. Lo richiudo così con la pellicola e a una temperatura costante di circa 24 gradi aspettiamo che l'impasto raddoppi di volume. Questo è il risultato del nostro impasto. Ora infariniamo il piano di lavoro. Rovesciamo l'impasto sul piano. E adesso lo allunghiamo e poi dobbiamo ritagliare i panetti. È un impasto davvero splendido. Io ritaglio questo impasto in 4. Ecco, ogni panetto deve pesare 250 grammi. Adesso chiudiamo. E pirliamo. Eccolo qui. Il primo panetto è pronto. Prendo un vassoio leggermente infarinato e ce lo poggio sopra e alla stessa maniera preparo gli altri 3. Ora prendiamo la pellicola, copriamo il vassoio e lasciamo lievitare i panetti per 30-35 minuti. Guardate, in 30 minuti i panetti sono diventati pagnotte. Adesso spolveriamo il piano di lavoro di nuovo. Con abbondante farina cominciamo a stendere. Io stendo a mano, ma chi vorrà potrà utilizzare il mattarello. Ho portato il mio panetto a misura della mia teglia. La misura è 38 x 28.
Prima di mettere la pizza stesa in teglia dobbiamo ungere leggermente la teglia con olio extravergine di oliva. Adesso solleviamo l'impasto così e lo mettiamo in teglia. Ora dobbiamo preparare il condimento. Io utilizzo della salsa di pomodoro, olio extravergine di oliva, sale e per mia scelta un pochino di basilico essiccato. La salsa è pronta, quindi possiamo condire la pizza. Nella pizza romana il pomodoro deve arrivare fino al bordo. Ecco, la prima teglia è pronta e ben condita. La mettiamo da una parte e procediamo allo stesso modo a stenderne una seconda. E anche la seconda teglia è pronta per andare in forno. Io ho preriscaldato il mio forno in modalità ventilata alla massima temperatura 250 gradi. Cuocerò entrambe le teglie di pizza per 15 minuti complessivi. Una teglia resterà in forno per 15 minuti, l'altra invece al 10° minuto la tirerò fuori e aggiungerò alla pizza la mozzarella, perché faremo una pizza romana classica rossa e una con la mozzarella. Prima di rinfornare aggiungo un filo d'olio, così. Ecco la prima teglia con la mozzarella e questa è la seconda al pomodoro. Dorata, la base perfetta. Ora le lasciamo intiepidire e poi le tagliamo. Sottile, croccante. Sentite? La pizza dei forni romani. Questa è ancora bollentissima e questa è con la mozzarella. Super appetitosa, direi. Avete visto com'è facile da realizzare? E vi assicuro che è davvero straordinaria. Bene, anche per oggi è tutto.
io spero che la mia pizza romana in teglia sia stata di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima videoricetta. Vi invito come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti, a condividere le mie videoricette con i vostri amici e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei prossimi video. Un grande abbraccio a tutti voi da Rita.